Se anche tu odi il fumo in casa, ma ami il sapore del barbecue, iscriviti e vedi questo test. E ora avanti con la sigla. Ho detto con la sigla. Bene, ciao a tutti. La Braun Multigrill 9 Pro si presenta con uno stile molto moderno, è massiccia e pesante, è una grossa bistecchiera a contatto, quindi un contact grill, e si presenta molto robusta, come dicevo, caratterizzata da acciaio spazzolato e plastiche ad alta resistenza. Non è una bistecchiera qualsiasi, è un vero e proprio sistema di cottura. Non è un apparecchio che va esclusivamente nascosto ogni volta che lo si usa, ma lo si può tenere, anche visto lo stile molto moderno, anche esposta, dove ovviamente c'è lo spazio per farlo, ed è un sistema semiprofessionale. Ha la possibilità di essere utilizzata normalmente come un contact grill, quindi tenendola chiusa, oppure si può anche con delle levette aprire e raddoppiare la superficie di cottura. Si può ad esempio mettere su una piastra le verdure, sull'altra la carne, eccetera. Oppure si può tenere un po' a libro per funzioni, per scaldare soltanto un pezzo di pizza o qualche cosa da non dover schiacciare. Quindi ha queste tre funzioni molto importanti e utili durante tutto l'arco della giornata. Ecco perché è caratterizzata da una certa flessibilità. Dietro abbiamo un vassoio per lo scolo dei grassi, dove entrambe le piastre sono indirizzate, quindi anche aprendole in questo modo la piastra fa scolare il grasso nella vaschetta, ma anche questa piastra, se scola qui dentro, e lo stesso quando la vado ad aprire. Entrambe hanno la pendenza e lo scolo nella vaschetta. Le due piastre sono una delle caratteristiche fondamentali di questo multigrill. Intanto lo sgancio è automatico, molto facile. Sono in alluminio presso fuso ad alta resistenza, ma soprattutto le resistenze sono praticamente saldate nel corpo delle piastre. Questo fa sì che il calore erogato sia immediato e sia distribuito equamente su tutta la superficie delle due piastre. E questo è fondamentale per una cottura uniforme. È caratterizzata anche dalla possibilità di impostare le temperature sia per una temperatura per la piastra superiore ed una temperatura per la piastra inferiore indipendentemente, e abbiamo con naturalmente le sue manopole per la regolazione. Abbiamo tre programmi di cottura: uno è quello per i sandwich, uno per gli hamburger e un altro semplicemente per scaldare qualcosa, come ad esempio un pezzo di pizza. Si può tenere praticamente questa un po' in su e scaldare quello che ci serve. Sono tre programmi preimpostati dove possiamo naturalmente modificare il tempo che lui ci dà già automaticamente. Per i sandwich ad esempio ci dà 5 minuti, per gli hamburger ci dà 8 minuti. Questi possiamo regolarli, possiamo fare più tempo, meno tempo. La temperatura invece la preimposta automaticamente il multigrill.
Come vi dicevo, le piastre sono asportabili facilmente e lavabili anche in lavastoviglie. Io questa l'ho già usata 6 volte e la piastra sembra praticamente acquistata ieri. Si pulisce veramente molto bene. Qui internamente c'è un pistoncino che ci consente di tenere la piastra in pressione una volta agganciata. Ha una potenza di 2200 watt. Le temperature delle piastre raggiungono i 240 gradi, possono essere naturalmente regolate singolarmente. È incluso in questa versione, che è la Braun Multigrill 9 Pro 9160, è incluso anche questo sondino per la carne, per gli amanti della carne diciamo al sangue. Questo sondino praticamente rileva la temperatura interna della carne e vi avvisa quando la temperatura interna è arrivata a una, diciamo, una gradazione ottimale per tirar fuori la carne al sangue, che dovrebbero essere, se non ricordo male, sui 52-58 gradi. Questo è un altro accessorio importante, almeno per gli amanti della carne al sangue. Un'altra caratteristica fondamentale è la funzione SEA, che è quella di cui vi parlavo all'inizio del video. La funzione SEA è quella che consente alla carne di creare quella crosticina tipica del barbecue e si attiva premendo praticamente questi pulsanti al centro dei potenziometri che regolano la temperatura, e si attiva praticamente una temperatura massima a 265 gradi. Questo consente di attivare la reazione di Maillard, come dicevamo prima, appunto di questa crosticina tipica del barbecue. Questa Braun Multigrill 9 Pro costa un po' più della media, ma se ami veramente grigliare tutto l'anno e farlo anche dentro casa, non necessariamente sul balcone, questa è la soluzione ideale. Le dimensioni sono generose, le due piastre misurano 29 x 37 cm. In questo momento oltretutto è anche in offerta, quindi c'è anche ad un prezzo buono, come l'ho acquistata io a febbraio, ed è l'unica soluzione per poter veramente avere un sistema di cottura semiprofessionale, lavabile, con qualità dei materiali eccellente. Direi che Braun si è impegnata veramente al top. Ovvio che lo spazio può essere una limitazione, questo diciamo che può essere un limite, però è ovvio, su questa griglia si può preparare anche da mangiare per 7-8 persone. Io ad esempio con Contact Grill, così come la vedete adesso, ho cotto 6 hamburger, 10 salsicce, 3 peperoni e qualche altra cosa in mezz'ora. Quindi diciamo ovviamente a Contact Grill cucina prima, fa più rapidamente, ma se invece c'è da mettere più roba sulle piastre, le due piastre appunto raddoppiano, perché sono due piastre da 29 cm x 37 cm. Ovvio che questa richiede uno spazio se si deve conservare. Un'alternativa Braun l'ha pensata, ha pensato dal punto di vista qualitativo identico, quindi acciaio inossidabile spazzolato, plastiche ultraresistenti, la qualità costruttiva è la stessa. La versione però di cui vi parlo è la Braun Multigrill 7, e questa non ha il sondino che vi ho fatto vedere prima, non ha il sondino per la carne, ma questo diciamo poco male, insomma, io non lo uso neanche, io lo faccio a sentimento. Le piastre sono più piccole, sono 29 cm per 23 cm, quindi è ovviamente più compatta, più facilmente
ricoverabile in un armadietto, in un mobiletto, anche in cucina stessa, quindi è più piccola. Una caratteristica però importante, una differenza importante sono le piastre, perché le piastre, per quanto abbiano anche nella versione 7, per quanto abbiano comunque delle buone resistenze, non sono pressofuse come queste della 9 Pro, e quindi c'è un minimo di dispersione in più di calore. Diciamo che questa qua è il top di gamma e quindi riesce a rimanere, diciamo, su un livello superiore, ma se il compromesso per l'utilizzo deve essere, scusatemi, per lo spazio o per la quantità di cottura, che magari è minore, diciamo che può essere un'ottima soluzione per risparmiare spazio, ma anche per risparmiare ovviamente soldi. Diciamo che la versione 7 dovrebbe costare intorno ai 90 euro, a differenza di questa che di listino normalmente è a 250-270 euro, e attualmente invece credo di averla vista a 190 euro. Quindi un'ottima. Io l'ho comprata per esigenze personali 2 mesi fa, perché avevo una Tefal di 20 anni addietro, 25 anni addietro, e me ne sono innamorato perché effettivamente sia l'estetica che le qualità dei materiali, le cerniere, il funzionamento delle cerniere, che è perfetto, credo che non abbia eguali sul mercato. Bene, questo è tutto. Spero che il video vi sia interessato. Se avete domande da fare, tranquillamente fatele. Ricordatevi di iscrivervi al canale se siete interessati a questo tipo di contenuti, o eventualmente suggeritelo ad amici. Mettete un like, attivate la campanellina, così non vi perderete i prossimi video. Non dimenticatevi di venire a trovarmi sul sito www.battitech.com, dove troverete ovviamente le recensioni che faccio, troverete delle guide all'acquisto per diversi elettrodomestici necessari oramai, di cui non possiamo fare a meno, e centinaia di offerte o di occasioni su elettrodomestici e smart home che io seleziono di proposito. Ciao!